Ma ciao amici, benvenuti nel clan Fan Qashqai. Io sono Francesco e oggi andremo a parlare di carica batteria e mantenitori di batteria per le nostre auto e moto. L'acquisto di questo caricabatterie è nato dal fatto che spesso e volentieri vado ad installare sulla mia Nissan Qashqai car tablet, dashcam e altro materiale tecnologico, quindi ho la necessità di dover stare con il quadro acceso per poter testare questi apparati. Non posso rimanere con il motore acceso per mezz'ora, ragazzi. Per questo motivo ho deciso di acquistare questo prodotto che mi garantisce la possibilità di tenere carica la batteria e mantenerla carica anche durante le prove che vado a fare. Ho acquistato questo caricabatterie su AliExpress poiché c'erano tantissime recensioni positive e il prezzo non era assolutamente proibitivo, intorno alle 23-24 euro. Poi se avete coupon sconto anche meno. Come al solito nella descrizione del video vi lascio tutti i link necessari per andarvi a vedere le info. Detto questo, andiamo a vedere subito il contenuto della confezione, ma soprattutto andiamo a vedere la funzionalità di questo caricabatterie. Eccoci qua ragazzi, andiamo a vedere subito come funziona questo caricabatterie e le sue caratteristiche. Questo caricabatterie può caricare batterie da 12 o 24 volt. L'amperaggio massimo è di 8 A per i 12 volt e 4 A per i 24 volt. Queste sono le modalità disponibili per quanto riguarda questo caricabatterie: la modalità di veicoli normali 12 o 24 volt, la modalità per batteria AGM per motori con start e stop, la modalità per caricabatterie di motocicli e la modalità per provare a riparare una batteria che abbia qualche elemento danneggiato. Il caricabatterie ha la protezione per cortocircuito, inversione di polarità, e questo è il pulsante a sfioramento che ci permette di selezionare una di queste modalità. Vedete, basta toccare e ci va a selezionare la modalità desiderata. Il tutto è gestito da un processore. Questo caricabatterie, anche non collegato alle 220, può essere utilizzato per andare a vedere l'efficienza della nostra batteria. Colleghiamo lo spinottino al positivo e il negativo a massa e ci dà praticamente il voltaggio della batteria. Allora, qui siamo a 12,6 volt, carica al 100%, vedete, 24 gradi la temperatura esterna. In questo caso abbiamo una batteria scarica, quindi andiamo a collegare il positivo al polo positivo e il negativo al polo negativo. Si accende il nostro caricabatterie, avremo sempre la temperatura esterna che sono 24 gradi e poi ci dice che la batteria ha un voltaggio di 10,6 volt. Quando andiamo a collegare la presa all'alimentazione 220, si va ad attivare il caricabatterie, vedete? Parte la ventolina di raffreddamento e inizia la ricarica della batteria stessa. 5,1 ampere è diciamo sono l'amperaggio che sta utilizzando per ricaricare questa batteria. La scala lampeggia e ci dice che sta ricaricando la batteria. In questo caso, se abbiamo la batteria che è tanto tempo che non viene ricaricata, possiamo utilizzare questa opzione, una carica batteria ad impulsi. Eccola qua, e si è impostato in modalità di riparazione. Come vi dicevo, questo caricabatterie è protetto dal cortocircuito, quindi se andiamo a toccare i due poli non succede nulla, ci dà errore, vedete? E sia se andiamo a invertire la polarità, quindi il meno sul più e il più sul meno della batteria.
ci dice che stiamo commettendo una minchiata. Quindi basta scollegare i cavetti e riposizionarli in maniera corretta. E il caricabatterie torna a ricaricare la batteria in modalità normale. Allora, ricapitolando, possiamo dire che questo caricabatterie ha queste 4 funzioni. La prima, ripeto, è per caricare batterie di auto, moto o camion da 12 o 24 volt in maniera normale. La seconda opzione è per ricaricare batterie AGM, quindi batterie dedicate per motori con start e stop con maggiore amperaggio. Questa opzione andiamo a ricaricare batterie per motocicli, la ricarica sarà molto lenta ed ha un amperaggio minimo 1.7 ampere proprio per caricare lentamente la batteria della nostra moto. E per ultimo abbiamo questa modalità per provare a riparare una batteria che magari è tanto tempo che non è stata caricata o che abbia qualche elemento non funzionante al 100%, una ricarica di impulsi. Queste sono le modalità disponibili per quanto riguarda il caricabatterie. Adesso andiamo a vedere come funziona invece in modalità di mantenimento di carica. Ragazzi, per il mantenimento di carica è assolutamente autonomo questo caricabatterie. Una volta collegato alla nostra batteria, quando la stessa sarà carica e avvertirà un abbassamento di tensione, quindi scenderà il voltaggio, in automatico parte e va a ricaricare la batteria stessa. Quindi avremo sempre una batteria con un livello di carica massima. Vi faccio vedere come funziona. La nostra batteria della Nissan Qashqai è una batteria AGM in quanto ha lo start e stop e dobbiamo impostare questa modalità di ricarica. La batteria è all'80% e sta ultimando l'ultima fase di ricarica per arrivare al 100%. Abbiamo 2.0 amperaggio e 14,4 volt e una temperatura esterna di 26 gradi. Quando arriverà al 100% staccherà la ricarica. Allora, la batteria è carica al 100%, guardate, ok? Adesso vi faccio vedere che come c'è un assorbimento di tensione, il caricabatterie va nuovamente a riportare al 100% la carica. Accendiamo il quadro della dovettura. Vedete? Come sente un abbassamento di tensione, va nuovamente a portare al 100% la carica della batteria. Abbiamo spento il quadro, adesso il caricabatterie porterà al 100% la carica della batteria e poi si scollegherà nuovamente. Bene amici, questo video termina qui. Abbiamo visto insieme le caratteristiche e l'utilizzo di questo caricabatterie con mantenitore di carica della batteria. Non vi dico la marca perché ci sono tantissimi modelli e marche. Vi allego il link nella descrizione del video del prodotto che ho potuto testare personalmente, perché ne sono rimasto entusiasta e funziona perfettamente. Voi direte, ma per chi è indicato questo caricabatterie? Sicuramente per chi deve lasciare la dovettura ferma per parecchio tempo, magari una settimana perché deve andare in vacanza, per non scaricare completamente la batteria, soprattutto se avete un dispositivo satellitare all'interno della vostra dovettura, come in questo caso. Sapete che se viene a mancare l'alimentazione arrivano una serie di messaggi, avvisi ed altro. E soprattutto per chi utilizza la dovettura per andare a installare e smanettare sui propri car tablet, autoradio, quindi tutto quello che necessita di avere il quadro acceso all'interno della propria dovettura. Andiamo a collegare questo dispositivo e ci mantiene la batteria sempre carica. Non è rapido, ragazzi, non è che colleghiamo questo dispositivo e stiamo mezz'ora con il quadro acceso e ci mantiene la batteria al 100%. Ovviamente necessita del tempo per poter comunque ripristinare la carica. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie di cuore come sempre, un bacione, alla prossima, ciao!